Il primo errore da evitare quando si progetta una pavimentazione con un rivestimento continuo è sottovalutare l'effetto della resistenza all'impatto. Una delle cose fondamentali che viene richiesta al pavimento è di resistere senza rovinarsi quando accidentalmente ci cade un oggetto per terra, come per esempio un vaso, un bicchiere o una semplice posata. Se abbiamo un pavimento in ceramica, quando un peso cade sulla piastrella, essa funzionerà da ripartitore di carico, cioè distribuirà l'urto in funzione del suo spessore e della sua area. Quando invece abbiamo un rivestimento continuo, questa resistenza è delegata completamente al massetto di supporto, perché l'energia di impatto in questo caso viene trasmessa direttamente al supporto sottostante. Appare evidente quindi che un massetto adeguato per supportare un pavimento di piastrelle potrebbe non essere resistente a sufficienza per un rivestimento continuo. Quali sono quindi i requisiti minimi da richiedere al massetto di supporto? Sapendo che la resistenza a compressione è indirettamente legata alla resistenza all'urto, per ottenere una prestazione accettabile prescriveremo un massetto con resistenza a compressione di almeno 30-35 MPa. Nella scelta dei massetti premiscelati in sacchetto dobbiamo controllare due cose. La prima, che sia dotato di marcatura CE. La seconda, che nella tabella di marcatura sia indicato il valore che ci interessa. Nella tabella di marcatura infatti c'è una sigla. In questo caso CT significa che sto acquistando un massetto di tipo cementizio, C35 indica la resistenza a compressione e F6 la resistenza a flessione. E se mi trovo davanti a un massetto già realizzato, come faccio a sapere se è sufficientemente resistente? Abbiamo a disposizione due test molto semplici. Il primo consiste nel far cadere da circa un metro di altezza, un oggetto pesante ma non contundente, come per esempio un martello o una mazzetta da carpentiere. Bene, valutando l'impronta che lascerà sulla superficie, saremo in grado di stabilire le prestazioni del nostro massetto di supporto rispetto alla resistenza all'urto. Un altro test altrettanto importante consiste nell'incidere una croce con un chiodo o un cacciavite per valutare la compattezza della superficie. Anche in questo caso, la profondità dell'impronta lasciata ci darà una chiara indicazione sulle prestazioni del nostro massetto. E cosa possiamo fare se invece i risultati che vediamo non sono soddisfacenti? Un primo metodo molto semplice consiste nell'impregnare la superficie con un consolidante, come SH Massetti, che applicato a spruzzo è in grado di indurire lo strato superficiale nei primi millimetri. Se questo non fosse sufficiente, sarà opportuno stendere uno strato di bond coat strutturale armato con una rete alcali resistente in fibra di vetro. Con questa procedura la quota del pavimento salirà dai 3 ai 5 mm. Se invece abbiamo a disposizione qualche millimetro in più, è possibile utilizzare un autolivellante ad alte prestazioni, come Coster SL Premium, che può essere applicato dai 5 ai 15 mm, per una resistenza di 45 MPa circa. Con tutte e tre le soluzioni esaminate, che sono consolidamento con l'impregnante SH Massetti, rasatura armata con bond coat strutturale, massetto autolivellante SL Premium, si può poi procedere direttamente con il rivestimento cementizio con microbond. Il secondo errore che si incontra frequentemente riguarda le fessurazioni. Va detto subito che le cavillature che vediamo su un rivestimento continuo sono sempre originate da fessurazioni nel supporto che si trasmettono allo strato superficiale. Questo fenomeno è noto come riflessione delle fessurazioni. Per poter prevenire le fessurazioni è necessario quindi conoscere quali sono le cause principali che le formano. La prima causa è quando il massetto non è maturo a sufficienza. Il cemento infatti si contrae nel tempo come una spugna quando si asciuga. Il fenomeno è noto come ritiro igrometrico. Il secondo punto critico è quando abbiamo la congiunzione di sottofondi diversi, come per esempio le riprese di getto oppure nel caso di restauro di pavimenti misti. Un'altra causa frequente di fessurazioni si ha in corrispondenza delle soglie delle porte,
degli spigoli a 90 gradi e di tutti quei punti che avrebbero richiesto un giunto nel supporto. In presenza di tracce scavate per far passare tubazioni o cavi. In presenza di saldi di quota, cioè di scalini nel sottofondo. Cosa possiamo fare quindi se il nostro supporto presenta delle fessurazioni? In questo caso la soluzione migliore è il disaccoppiamento, cioè l'interposizione di uno strato sottile fra il supporto e il rivestimento. Una tecnica potrebbe essere quella di usare un materassino a fonoisolante rivestito poi con un autolivellante come Coster SL Flex, oppure con una rasatura armata con Bondcoat strutturale. Parliamo ora del terzo errore che si riscontra frequentemente in ordine di importanza, e cioè il rivestimento di bagni, piatti doccia e lavandini. I bagni sono gli ambienti più delicati perché soggetti a cicli di bagnato e asciutto e perché in bagno vengono utilizzati prodotti molto aggressivi come per esempio l'acetone. Nelle zone umide, cioè nelle pareti della doccia e nel piatto doccia, è necessario eseguire una impermeabilizzazione armata prima di rivestire. Il protettivo finale trasparente, nel caso dei bagni, dovrà essere scelto con particolare attenzione. Generalmente si preferisce in questi casi un protettivo al solvente perché forma un film di maggior spessore. Se invece come noi preferite i prodotti ecologici all'acqua, bisogna avere l'accortezza di applicare una o due mani supplementari di prodotto. In ogni caso, fare sempre il collaudo a bagnato prima di consegnare al cliente il bagno, cioè testare direttamente con l'acqua per valutare l'impermeabilità totale del protettivo. Il quarto errore che si incontra è quando si installa un rivestimento sopra ad un riscaldamento a pavimento. Il rivestimento con Microbond è perfettamente adatto in questo caso. L'importante è effettuare il primo ciclo di accensione completa dell'impianto. Questo ciclo va effettuato prima di cominciare il lavoro. Infatti questa operazione serve a far emergere per tempo tutte le eventuali fessurazioni da shock termico sul massetto. Forse non tutti sanno che è possibile installare un impianto di riscaldamento a pavimento in accoppiamento con un rivestimento continuo, anche sui solai di legno. Chiaramente ci serve un massetto speciale che possa resistere alla flessione e a tutte le sollecitazioni tipiche di questi solai. Coster SL Flex è stato progettato appositamente per essere steso a basso spessore anche su supporti flessibili. Siamo giunti al quinto errore. Esistono in commercio dei massetti autolivellanti in anidrite, cioè a base di gesso. Sono contraddistinti dalle sigle CAF. Il vantaggio di questi massetti fluidi è che è possibile installare superfici di grandi dimensioni senza la necessità di eseguire giunti di controllo sulla superficie. Fra gli svantaggi di questa tipologia di massetti possiamo citare l'estrema sensibilità all'umidità. Per questo è necessario fare due operazioni prima di rivestire il supporto, e cioè carteggiare la superficie con la monospazzola per rimuovere la parte superficiale. Essendo molto liquidi, questi prodotti tendono infatti ad accumulare nella parte superiore le parti più fini. E due, isolare il supporto utilizzando un primer come ad esempio Bonding Agent o Steinfix Plus. La bellezza e l'esclusività dei rivestimenti con Microbond consiste nella loro natura materica. Proprio per questo motivo, dopo aver scelto la tonalità, è importante valutare con il cliente un campione sufficientemente significativo, ad esempio una tavola rivestita di dimensioni 50x50. Va tenuto in opportuna considerazione che si tratta di un lavoro altamente artigianale e cucito su misura sui desideri del cliente. L'errore più frequente è quello di scegliere la tonalità direttamente sulla cartella colori a disposizione, senza mostrare al cliente un esempio concreto di quello che si otterrà. Nello stesso metro quadro di rivestimento, infatti, saranno presenti più sfumature e lavorazioni tipiche del cemento. Potrete scegliere dalla cartella colori Ecobeton più di 300 tonalità diverse, che si possono ottenere miscelando i pigmenti di base e utilizzando l'apposita app per smartphone,
oppure richiedendo direttamente il toner del colore prescelto che vi verrà fornito assieme ad una prova colore. E siamo così giunti al settimo e ultimo punto. I rivestimenti cementizi, seppur estremamente resistenti, necessitano di una adeguata manutenzione e pulizia per poter durare più a lungo nel tempo. La totale assenza di fughe impedisce allo sporco di nascondersi, perciò è necessario dotarsi degli strumenti opportuni per la pulizia quotidiana, e cioè 1. Utilizzare un sapone naturale a pH neutro come Stanfix 60, che oltre a pulire la superficie rilascia uno strato di cera protettiva, e 2. Munirsi di apposita macchina lava pavimenti. In assenza di fughe, l'utilizzo del classico mocio infatti sposterà lo sporco da una parte all'altra. A questo punto vi riassumo i 7 errori da non commettere quando si sceglie un rivestimento decorativo cementizio. 1. Non valutare la resistenza all'impatto, e 2. Non prevedere le fessurazioni. 3. La scarsa protezione in docce e bagni. E 4. Testare il riscaldamento a pavimento. 5. Isolare i massetti in anidrite. E 6. Scegliere i colori sul campione. E infine 7. Pulizia e manutenzione, cioè dotarsi delle attrezzature corrette. Per maggiori informazioni o per avere assistenza gratuita nella progettazione del tuo rivestimento decorativo, non esitare a contattarci all'indirizzo commerciale@ecobetton.it e ricordati di visitare il nostro blog www.radiocantiere.com.